Aversion Project, progetto di avversione. Già il nome non promette nulla di buono. Lo riassumo in poche parole all'inizio del video. È stato il programma medico-militare di quella che possiamo definire una vera e propria tortura forzata per riassegnare o le preferenze sessuali oppure il sesso delle persone omosessuali. Come venisse portato avanti e quali risultati abbia ottenuto lo vedremo nel dettaglio nel video, ma già da ora possiamo identificare uno dei leader del progetto, il dottor Aubrey Levin, che nel 1968, mentre sta completando gli studi per ottenere la qualifica di psichiatra, invia una lettera al segretario del Parlamento sudafricano e alla città del capo chiedendo di presentare il suo lavoro sull'uso delle scosse elettriche come trattamento per omosessuali e lesbiche davanti al Comitato Ristretto sulla legge di modifica dell'immoralità. Alcuni colleghi lo chiamavano Dottor Shock, abbreviazione ovviamente di elettroshock. Prima di cominciare ringrazio gli abbonati che sostengono il nostro lavoro, siete tantissimi e ci consentite di affrontare temi che i social giudicano controversi come quello di questo video, e questo è un argomento che da tanti di voi mi hanno chiesto e quindi eccomi qua. Se vuoi e puoi sostenerci, ti lascio il link in descrizione e nel primo commento. Grazie mille. E ora cominciamo. Durante l'apartheid, nell'esercito sudafricano è in vigore una duplice politica sull'omosessualità. Ai membri permanenti delle forze armate è vietato essere omosessuali, mentre è nella pratica consentito ai soldati di leva. Nell'esercito si pensa che bandire completamente l'omosessualità dalle forze armate avrebbe dato a un gruppo specifico di individui, i giovani uomini bianchi sudafricani, un modo facile per evitare di prestare servizio nell'esercito. Ma insieme a questo tipo di presunta tolleranza dell'omosessualità sono arrivate le terapie forzate, come la terapia d'urto compulsiva, la castrazione e altre forme di cure, loro le chiamavano così, in grado di violare i diritti umani fondamentali. Il progetto Aversion dura dal 1971 al 1989, neanche 20 anni, ma chi ci passa subisce le pene dell'inferno. Le vittime sono sottoposte a castrazione chimica ed elettroshock per tentare di guarire la loro omosessualità. Se la pratica è barbara, è ancora più assurdo pensare che dietro ci fossero medici e psichiatri competenti e formati. Durante la terapia vengono posizionati degli elettrodi sulle braccia, poi vengono attivati variando l'intensità della corrente in una scala da 1 a 10. Ai soldati omosessuali vengono mostrate delle fotografie con uomini nudi e vengono spinti a fantasticarci su. Quando si osserva una qualsiasi risposta allo stimolo, l'addetto applica una corrente alla vittima, tentando di inibire il suo comportamento naturale. Dopo aver torturato a lungo il soldato, si passa a fotografie di donne tratte da Playboy che, nei sogni degli psichiatri, avrebbero dovuto stimolare eccitazione, ma che ovviamente non stimolano proprio niente. La stessa terapia viene applicata alle donne omosessuali, ma con fotografie invertite. Protagonista di queste terapie è il dottor Levin, fra i teorici della pratica di riassegnazione sessuale che opera a Greifswald, in una regione isolata del Sudafrica settentrionale, dove è lo psichiatra curante. La caserma di detenzione militare di Greifswald è celebre per essere un inferno, volta a curare i coscritti da presunti vizi e obiezioni di coscienza. La vita a Greifswald è stata descritta in dettaglio da uno dei suoi ex pazienti, Gordon Thor, nel suo romanzo del 2014, Kill Yourself and Count to Ten. Qui Levin è chiamato Bubbles, bolla, per il suo peso, ed è famoso per la brutalità con cui tratta i ragazzi. Dal 1975 al 1981 Levin lavora anche all'Addington Hospital di Durban e al Four England Psychiatric Hospital di Grahamstown, dove esegue pratiche per infliggere la castrazione chimica. Terapie scioccanti, castrazione e vessazioni di ogni genere colpiscono chi viene sospettato di essere un omosessuale, ma non solo. Chi è sottoposto al trattamento con l'elettroshock finisce per avere gli incubi anche solo a pensare ad altri uomini o donne, ma qualcuno riesce a superare le torture e a continuare ad avere una vita intima con altre persone. E forse a chi viene scoperto va peggio di tutti.
Chi non è stato forzatamente convertito o terrorizzato, ragazzi fra i 16 e i 24 anni, arruolati contro la loro volontà nell'esercito sudafricano, vengono sottoposti a interventi chirurgici forzati di riassegnazione del sesso. Chi è uomo viene reso donna e le donne vengono in qualche modo rese uomini. Dopo gli interventi che spesso si rivelano incompleti ed eseguiti in modo parziale, i ragazzi che sono stati costretti a subirli vengono lasciati soli, senza gli ormoni destinati a mantenere la loro nuova identità e senza alcuna assistenza psicologica e medica. Moltissimi muoiono per le conseguenze degli interventi e chi sopravvive, per lo più, arriva a togliersi la vita. Troppo il dolore che è stato inferto. La cosa va avanti fra l'omertà dell'esercito e quella del governo, fino almeno al 1989, quando il programma Aversion viene interrotto. Negli anni successivi, con la fine dell'apartheid nel 1994, viene fuori la verità e il ruolo del dottor Aubrey Levin. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione raccoglie le testimonianze su quanto accaduto, che pubblica in un rapporto del 1999, ma già nel 1997 Levin è indicato come una figura chiave della tortura degli omosessuali fra l'esercito. Nel 2000 Levin rilascia un'intervista al Guardian dove dice: «La mia terapia causava solo un leggero dolore ai pazienti che volevano essere curati». Nell'ottobre del 1999 viene pubblicata la fonte principale per tutta la conoscenza successiva, il rapporto di 132 pagine dal titolo The Aversion Project: Human Rights Abuses of Gays and Lesbians in the SADF by Health Workers During the Apartheid Era. Poi escono articoli nel 2000, nel 2001 e ancora in seguito nel 2010, dove si parla del dottor Levin come di uno spietato colonnello che combatteva contro tutti gli omosessuali. Ma il dottore aveva fatto le valigie già molto prima. Nel 1995, quando erano iniziate le indagini riguardo il progetto Aversion e nel quale era già stato indicato come uno dei principali responsabili, da un giorno all'altro parte per il Canada, biglietto di sola andata. Dirà che è scappato perché aveva paura della criminalità crescente, ma le ragioni le conoscono tutti. In Canada riesce ad abilitarsi come psichiatra, diventa anche professore universitario e per un breve periodo fa anche il direttore del Regional Psychiatric Center. Dal Sudafrica informano il Canada dei trascorsi del medico, ma è solo nel 2010 che gli viene revocata la possibilità di esercitare la professione e non per quello che ha fatto nell'Aversion Project. Nel 2010 il Collegio dei Medici Chirurghi dell'Alberta sospende la licenza di Levin a causa delle accuse di abusi avanzate da un paziente che lo aveva filmato mentre gli faceva delle avance. Dopo quella prima accusa si fanno avanti altri 30 uomini, affermando di essere stati aggrediti dal dottore durante le sedute. L'11 ottobre del 2012 Aubrey Levin viene processato, la sua difesa non è riuscita a ottenere l'infermità mentale. L'accusa decide di portare avanti 9 dei 21 casi originari. Durante il processo viene mostrato il video di Levin che tocca un paziente, registrato di nascosto dalla camera dell'orologio da polso di questi, ma non solo. La moglie di Levin, signora Erika Levin, che all'epoca ha 69 anni, tenta di corrompere un giurato con una bustarella da $10.000 e viene processata e condannata a 18 mesi di carcere, convertiti in 180 ore di servizi per la comunità. Il 28 gennaio del 2013 la giuria dichiara Levin colpevole in primo grado di 3 accuse di violenza sessuale nei confronti di pazienti maschi, non colpevole di altre 2 accuse di violenza sessuale, mentre è stato dichiarato nullo il processo per altri 4 capi d'accusa. Un articolo della CBC del maggio del 2013 si chiede come i funzionari della giustizia, la comunità accademica e i collegi dei medici e dei chirurghi non fossero a conoscenza dei precedenti di Levin. Un procuratore della Corona afferma che la mano destra non sapeva cosa stesse facendo la mano sinistra. Nonostante la condanna a 5 anni di carcere, Levin viene rilasciato su cauzione di $15.000 il 13 febbraio del 2013. Il giudice dichiara che non rappresenta un pericolo. Il 23 aprile del 2014 la Corte d'Appello dell'Alberta, con una decisione unanime, conferma la condanna del 2013 e Levin si fa 3 anni di carcere pieno, poi tradotti in libertà vigilata. In tutto questo tempo, il dottore continua ad affermare che è innocente, che le accuse sono infondate e che le avance che ha mosso ai pazienti sono consentite in Sudafrica
e che quindi in Canada è stato vittima solo della non consapevolezza. La non consapevolezza, come quella che passavano quei ragazzi e quelle ragazze fra i 16 e i 24 anni che cadevano vittime involontarie nelle grinfie dell'Aversion Project, torturati per le loro preferenze sessuali e che finivano per morire per interventi chirurgici fatti da macellai o per il terrore che ormai aveva attanagliato la loro mente. Aubrey Levin oggi ha 85 anni ed è ancora vivo. Ha vissuto una vita reprimendo i propri istinti, era cresciuto in una famiglia ebrea ultranazionalista e tradizionalista e aveva deciso di trascinare con sé migliaia di persone nel baratro. Ma lui tutto questo non l'ha mai riconosciuto.